Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di agosto 2026. Che cosa ho visto? Ragazzi, amanti e giustizia, quindi momento o periodo di accordi, periodo di... Mi verrebbe anche da dire nuovi legami con la carta degli amanti, potrebbero essere nuovi amori, però siccome sono due carte che mi parlano di equilibrio, secondo me potrebbe essere un momento proprio dove ritroverete il vostro equilibrio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, c'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Allora, partiamo con la carta del sole. Abbiamo un 8 di pentacoli, un re di coppe, un 6 di pentacoli, la ruota della fortuna, la regina di denari, un 3 di bastoni e il diavolo. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Tenete presente che ho attivato la lettura fast, cioè la lettura veloce via WhatsApp, e per tutto il mese di agosto è in promozione. Anche di quella c'è il video sotto nella descrizione che vi spiega come funziona. Allora, partiamo dalla carta del sole. Potrebbe esserci qualche amicizia all'inizio del periodo con questo sole. Allora, o questa persona potrebbe offrirvi un qualche cosa di cui voi non siete tanto convinti, oppure è un'amicizia intorno a voi della quale non siete consapevoli che possa provare come un certo interesse. Diciamo che con questo asso di coppa al contrario ho anche la sensazione che qualcuno di voi possa non fidarsi di questa persona. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli, abbiamo un 7 di pentacoli e un re di spade. C'è un tema legato alla quotidianità, al dover fare certe cose con regola, con costanza, con continuità. Sento anche che qualcuno di voi potrebbe, non lo so, è come se fosse un momento dove avete bisogno di monitorare qualcosa. Andiamo a vedere il re di coppe. 9 di spade e 4 di spade. Sì, ci sono come dei temi che potrebbero preoccuparvi. Vi dico che con questo 4 di spade potrebbe essere proprio un momento di autoanalisi, di riflessione, per qualcuno anche di isolamento, eh? Andiamo a vedere il 6 di pentacoli perché potrebbe essere che questa offerta di cui vi parlavo all'inizio della lettura possa essere come ufficializzata, concretizzata. È una carta di contratti e qui avete la giustizia e anche gli amanti. Quindi mi può tranquillamente parlare di qualche contratto che potreste andare a firmare.
abbiamo un 6 di coppe. Io ci sento tanto la presenza di qualche amico o amica con il o la quale avete già un sentimento di stima, di fiducia, di affetto reciproco. E può essere una persona anche con la quale siete cresciuti insieme ed è come se si ufficializzassero certe regole. Qui avete re di spade, qui avete regina di spade e un 6 di bastoni, per spiegare un 6 di pentacoli. Quindi credo che qui potreste ufficializzare qualche tipo di relazione, qualche tipo di accordo, qualche tipo di amicizia potrebbe anche essere. E non vi nego che potrebbero esserci come dei contratti anche lavorativi, perché qui ce l'avete l'otto di pentacoli, con questa persona, con questo amico, con questa amica, o per qualcuno, adesso dipendendo sempre dall'età che avete, però potrebbe essere un contratto familiare. Quindi se voi siete i figli potrebbe essere con qualche genitore, se voi siete i genitori potrebbe essere con qualche figlio. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, che qui viene chiamata la ruota dell'anno. Abbiamo un 9 di coppe, la carta della luna e un fante di coppe. Di nuovo una carta che mi parla di passato. Allora, questa ruota della fortuna mi fa ben sperare che ci sia come una sorta di cambio rispetto a prima. Non che prima andasse male, ma con la ruota della fortuna può andare ancora meglio. Effettivamente avete un 9 di coppe, c'è una sorta di appagamento da parte vostra, anche se io ho la sensazione che c'è qualche tipo di offerta, di proposta che potrebbero farvi, che è quella che vedo un po' qua, che non andrete tanto a cogliere. Non lo so, c'è come una certa paura da parte vostra di entrare in questo accordo probabilmente, in questa regola, in questa collaborazione, associazione. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Perché la regina di pentacoli di solito è un archetipo di potere personale, è un archetipo di ricchezza e di abbondanza. E qui abbiamo un 5 di bastoni e un 10 di pentacoli, che di nuovo è una carta che mi parla. Che cosa ho visto? È una carta che mi parla di contratti. Ragazzi, adesso arriviamo alla fine della lettura, però ruota della fortuna, 10 di pentacoli, per qualcuno si tratta di soldi in più che arrivano. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Due di pentacoli e 4 di bastoni. E che appunto c'è 2, 3 e 4. Io ho come la sensazione che potreste essere in un momento o di decisione con questo 2 di pentacoli sul da farsi, su che cosa sia meglio fare. Per qualcuno il 2 di pentacoli fa riferimento a un progetto magari vecchio e a un progetto nuovo, quindi come se ci fossero due cose a cui pensare, due realtà, mi viene da dire, ed è anche tutto, diciamo, creato in funzione di trovare una vostra stabilità, una vostra armonia. Andiamo a vedere il diavolo. Sento come se stesse, guardate, 8 di pentacoli, 8 di pentacoli, come se steste lavorando per costruire qualche cosa di concreto, c'è come qualche possibilità di alleanza, collaborazione, unione che arriva, diciamo, per qui, e voi qui valuterete un pochettino. Abbiamo un 8 di pentacoli e un fante di pentacoli. Io sento che darete tutto quello che potrete per far funzionare la cosa. Guardate, si è girato anche un matto, quindi si tratta poi di fare come il salto di fede. Io questo diavolo in realtà lo sento molto positivo, è come se, perché se ci fate caso in questo mazzo la raffigurazione è qualcuno che sta come cambiando
la direzione, è una bussola artigianale questa. O potrebbe essere, forse mi verrebbe da dire più una trappola, pensavo fosse una bussola in realtà. Una trappola per gli orsi potrebbe anche essere, perché ha tutti questi denti. Ehm, che avrebbe anche più senso come significato per il diavolo. Se la vedo così, vi sento un po' intrappolati nel lavoro, mi viene da dire, no? Ma perché avete come un obiettivo, un qualche tipo di ehm, punto da raggiungere. E siccome mi piaceva molto l'idea della bussola, potrei anche vederla come un ridefinire il proprio nord, perché con questo fante di pentacoli ci starebbe anche. Perché abbiamo tante carte di lavoro, quindi vi dico, secondo me è un periodo abbastanza dedito al lavoro, poi spero che siate in vacanza, però anche se così fosse, c'è come un qualche cosa nel quotidiano che vi mantiene impegnati e vi sforzerete molto per ritrovare un vostro equilibrio, una vostra serenità. Qui abbiamo giustizia e amanti, che sono effettivamente due carte di armonia, di equilibrio, di pace, di contratti. Fatemi sapere ragazzi nei commenti come vi risuona. Allora, andiamo a vedere settore per settore. E io qui ho le mie slide artigianali, voi sapete che potete appoggiare il dito sul cursore e scorrere avanti e indietro fino a quando non trovate il settore di riferimento che vi interessa. Partiamo con i disoccupati. Allora, sinceramente avete carte di lavoro e carte di contratti e secondo me vi dico anche che potrebbe arrivare effettivamente un lavoro entro la fine del periodo, però vi dico anche che potrebbe essere un lavoro in nero in questo periodo con scopo poi assunzione, se guardo questa giustizia. Aspettate un attimo. Ok ragazzi, volevo centrare un po' di più la telecamera e ho combinato un disastro, però comunque siamo qua. Allora, disoccupati. Come vi ho detto, potrebbe esserci questo tema, questo lavoro, questa possibilità, ma potrebbe essere un lavoro in nero all'inizio, ok? Dipendenti. Allora, per quello che riguarda i dipendenti, sento che cambieranno un pochettino le dinamiche, anche quelle personali all'interno dell'azienda, piuttosto che le dinamiche proprio aziendali, mi verrebbe da dirvi. Tutto sommato non sento cambi negativi. Diciamo che la sensazione che ho è che potrebbero proporvi qualche cosa di nuovo, sapete, nel vostro ambito lavorativo, come nuove responsabilità o cose per lo stile. Per i lavoratori autonomi, ragazzi, ecco, io sento che potrebbero arrivare nuove fonti di ispirazione, nuove collaborazioni. Potrebbe esserci qualcuno che decide di tagliare con i contratti vecchi del passato. Mm. Tutto sommato lo sento un buon periodo, comunque con nuove unioni, nuove collaborazioni, anche per voi ci sono tante carte di contratti e di lavoro. Diciamo che non vi va male, però verso la fine del mese potreste come integrare qualche cosa in più nella vostra attività lavorativa. Andiamo con i progetti e i figli, anche se i figli magari li tratto un po' meglio dopo quando parlerò delle relazioni. Allora, per chi avesse dei progetti, se sono progetti di lunga data, sento ragazzi che andranno a gonfie vele, potrete sia, diciamo, ufficializzare questo progetto, quindi potreste, non lo so, avete un prototipo e finalmente potete
registrare il marchio, il diritto d'autore, questo prototipo, il brevetto, quello che è, cioè è come se fosse un momento dove, ok, questo è finito, posso metterlo al mondo, posso presentarlo al mondo, lo sento molto così. E se questo progetto ce lo avete con qualcun altro ed è un progetto che state pensando da tanto tempo, sento che vi darà grandi, grandi soddisfazioni. E vi dirò che se fosse un progetto relativamente nuovo, potreste effettivamente associarvi con qualcuno che dà come una spinta a questo progetto. Parliamo di denaro e qui il denaro lo sento piuttosto abbondante, ragazzi, sinceramente, in questo periodo. E per qualcuno potrebbero arrivare proprio dei lasciti, delle eredità, sì, è come... Vi dirò, potrebbe anche essere che qualcuno vicino a voi, o magari siete proprio voi, che sia come il momento di arrivare alla pensione. Però se fosse qualcun altro, può essere che questo qualcun altro, una volta che va in pensione, vi lascia la sua strumentazione, le sue conoscenze, vi lascia qualcosa. Però lo sento comunque un buon periodo abbondante a livello monetario. Parliamo di single. Allora, diciamo che qui c'è la carta degli amanti e la carta della giustizia, quindi già promette bene. C'è qualcuno vicino a voi, un amico, un'amica, un conoscente, che secondo me voi non state tanto prendendo in considerazione, ma perché siete focalizzati sugli aspetti materiali della vostra vita. Ehm, Per qualcuno potrebbe essere un collega di lavoro o una collega di lavoro. Tenete presente che posso anche leggere le energie al contrario e quindi magari essere voi che nutrite qualche cosa per questa persona e questa persona non prendervi in considerazione. Però è anche vero che le cose cambiano un pochettino entro la fine del periodo. C'è come qualche contatto in più. Non lo so, ho come l'idea che potreste proporre un progetto da fare insieme, un qualche tipo di attività, se vogliamo, da poter condividere con questa persona e verrà colta questa offerta. Segni zodiacali potrebbero essere gemelli, bilancia, acquario, leone e toro e capricorno. Andiamo a vedere per chi è in una relazione. Qui anche ragazzi, sento che è come se ci fosse tanto da fare tra di voi. Ci sono però delle cose come da sistemare, delle cose magari esterne di cui occuparsi. Qualcuno potrebbe essere molto impegnato con il lavoro in questo periodo e mi parlano di lavori stagionali e quindi non esserci come tanto tempo da condividere o per vedersi. C'è come, diciamo, una difficoltà a mantenere la continuità, ma comunque si riuscirà a mantenere, si farà solo un po' di fatica, secondo me. E vi dico anche che potrebbe essere un buon periodo per progettare qualcosa di nuovo in coppia. Andiamo con i clandestini, gli indefiniti e le relazioni complicate. Ehm, Non sento che le cose cambieranno molto tra l'inizio della lettura e la fine della lettura.
Sento che per qualcuno è come dare una seconda possibilità ad un'altra persona, all'altro o all'altra. C'è come la volontà per voi di continuare a costruire, di continuare a frequentare questa persona, però è come se ci fosse bisogno di altro, è come se la persona non vi desse abbastanza per poter pensare effettivamente di costruire. Con questo set di coppe sento che qualcuno di voi potrebbe come aprire nuove possibilità. Sento che cercherete in qualche modo di mantenere una stabilità all'interno di questa situazione o di questa relazione. O comunque state lavorando, vi state adoperando per far sì che le cose funzionino. Famiglia, e quindi qui arriviamo anche un po' di più al lato figli. Allora, qualcuno di voi potrebbe avere qualche questione con un padre o se voi siete i padri con un figlio considerato il sole. Non so se si tratta di, perché non è che veda proprio bisticci, litigi, però è come se ci fosse un momento dove c'è bisogno di respirare dalla famiglia, dal padre, dal figlio. Ho come l'idea, non lo so, potreste essere voi a voler aiutare il padre o il figlio, dipende dall'età che avete, però c'è come una sorta di titubanza. Non che le cose vadano male, però è come se ci fosse qualcuno intorno a voi della vostra famiglia di anime che potrebbe preoccuparvi, potrebbe come farvi preoccupare un attimino, soprattutto perché magari è una persona che non potreste non sentire per qualche giorno. Ecco, mi viene un po' da dire, fate voi la telefonata in più. C'è come una sorta di isolamento, se vogliamo, da parte di uno dei due. E per quello che riguarda i figli, sento che è un momento dove c'è bisogno di dare delle regole. Avete la carta della giustizia, con amore, perché ci sono gli amanti, però regole. Ok ragazzi, andiamo a vedere un oracolo induista. Allora, l'immagine è questa e la carta dice: quando non conoscete qualcosa, ammettetelo tranquillamente. Se fingete di conoscerla cercando di nascondere la vostra ignoranza, può rivelarsi molto pericoloso e lo è ancora di più per l'aspirante spirituale. Essere umili, ammettere la propria ignoranza, non si può sapere tutto di tutti o su tutto sempre. Ci vorrebbero miliardi di vite con tutto quello che c'è da sapere. Per cui non c'è niente di male, anzi è un atto di forza, è un atto di umiltà dire questa cosa non la so, spiegamela. Andiamo a vedere una fatina. Ascolto. Sì, secondo me può essere un momento e la cosa che mi colpisce è che sono come le due fatine davanti sistemate esattamente come la carta degli amanti, si tengono per mano, si guardano negli occhi e c'è come un ascolto che può essere sia un ascolto attivo, cioè con le orecchie. L'ascolto è diverso che sentire, la maggior parte delle persone sente quello che voi avete da dire con l'idea di rispondervi qualcosa. Invece stare in ascolto di una persona è ben diverso, è un atto molto più profondo, crea molta più connessione, però mi viene anche da farvi riflettere sul quanto ascoltate voi stessi, quanto ascoltate il corpo, le reazioni che vi dà, quanto siete presenti nel qui e ora, perché può anche essere vista così. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti divise per settore, quindi quelle sull'amore, sul lavoro, sul denaro, insomma ce n'è una serie. E in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, si parla di kundalini, di come trascendere l'ego, si parla di traumi, di chakra, di vista
eterica di come sviluppare il terzo occhio. Insomma, c'è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate, sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4, perché una, la 3, è divisa in due, 3A e 3B, e vanno viste parallelamente queste due. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!